The power of soft air. Ciao ragazzi, finalmente siamo qui per fare il video del custom dell'MK18. Scusate se ho aspettato molto tempo, ma ho avuto problemi sia con la videocamera che con i componenti che mi dovevano arrivare. Il custom interno è già stato fatto, ora andiamo a vedere quali componenti andiamo ad aggiungere. Un bel EOTech replica XPS di marca sconosciuta, molto ben fatto come sistema di puntamento. Poi un grip Miad Style, questo qui è originale Magpul, ha un ottimo comfort perché è bombato, ha questa linguetta in su e poi c'è questo pirolino qui. Il kit di illuminazione Ampec più la torcia MX3 dell'Element con relativo diciamo tastino remoto doppio con l'aggancio sul RIS. Un paio di M-Bus, ovvero le tacche di mira della Magpul, queste qua è la versione in polimero, sono replica però queste qui perché originali costano 90 euro, quindi non mi sembra una cosa troppo giusta spendere così tanti soldi per una cosa così. Un bel calcio CTR, questo qui è originale, mi piace molto il suo design, molto ben robusto, qua basta metterci uno spessorino in modo tale che non balli, e qui abbiamo il fondello in gomma. E poi un grip a sgancio rapido modello corto con i loghi originali Tango Down. Ora tutto questo ambaradam andrà montato qui sopra. Partiamo con il montare il grip Miad. Quello che ci occorrerà sarà una brugolina per andare a svitare le due vitine che ci sono, una qui e una qui, e poi un cacciavite a stella per andare poi a rimuovere le due viti che sono in fondo al grip. Cominciamo a svitare. Ok, il fondello è tolto. Ora leviamo i due connettori, positivo e negativo, allarghiamo un po' e facciamo scendere il motorino. Eccolo qua. Ora con il nostro bel cacciavite andiamo a rimuovere le due viti che sono là in fondo. E anche la seconda vite è andata. Mettiamo da parte. Ora prendiamo questo bellissimo grip, andiamo a rimuovere le due brugoline anche qui perché sennò poi non riusciamo a inserire il motorino. Questo grip veramente lo adoro perché è proprio materiali di qualità e una ergonomia fantastica. Poi sapete che io sono un fan Magpul, quindi non potevo prendere altro che questa. Ci sono tante altre repliche di altre marche più o meno con la stessa forma, però non sono la stessa cosa. Ecco qua il fondello tolto, puoi notare proprio questa bella vite, bella robusta e molto dura da girare, perché deve esserlo, così la regolazione rimane invariata. Ora andiamo a infilare cavettini negli appositi buchetti, uno qui e l'altro qui. Ecco, una volta qui dovrete fare un gioco di leva, infilarlo da dietro così e poi incastrare, ed ecco che il gioco è fatto. Come vedete calza a pennello, l'ergonomia è favolosa e ora non ci resta che andare a rimettere le due vitine che tengono il grip attaccato. Ora stando attenti. Una è andata. E anche la seconda è andata. Grip che adesso non si muoverà più da qua. Bello bello. Ora mettiamo il motorino. E riposizioniamo i cavi al loro posto.
Chiudiamo con il fondello, che stavo mettendo al contrario, ecco perché non entrava. Grip messo e questo è fatto. Ora andiamo ad inserire il calcio, quindi non ci resta che infilarlo e vai, si è anche aperto lo sportellino. Lo infiliamo, poi con l'ausilio di un cacciavite piatto allora, tiriamo in giù questa levettina e poi prendiamo il pirolino che c'è qui sotto e lo abbassiamo del tutto e poi il calcio si infila. E poi lo potete mettere nella posizione che più volete e bloccate. Ora è tempo delle M-Bass. Qui ci serve la brugola un pochino più grossa. Stai fermo lì tu. Questa qui. Mettiamo quella posteriore. Lì. Così, mettiamo la vite e dall'altra parte la brugola, il dado. Diamo una strettina, così, non troppo, e poi mettiamo anche la seconda. Adesso andiamo a mettere il grip. Si servirà il cacciavite per andare ad alleggerire un pochino la presa della morsettina. Allarghiamo un po' perché sennò non riusciamo ad infilarlo e poi con un gioco di inclinazione lo andiamo a inserire dove più ci piace. Sia un po' duretto questo grip, ecco qua, così, e poi gli date un'altra stretta da dietro qua. Mettiamo ora il mirino, allarghiamo la linguetta, appoggiamo e chiudiamo. Adesso qui dovete regolare un po' voi in base alla slitta del fucile, ci sono quelle un pochino più spesse, alcune più strette, dipende proprio dal tipo di verniciatura che viene fatta sul fucile e anche dalle slitte stesse. Ecco, adesso è abbastanza stretto. Ok, e ora ci manca il kit di illuminazione. Andiamo a mettere l'Ampec sopra, qui, così. Poi la torcia la mettiamo qui su un fianco. Così direi che può andare. E poi aggiungiamo il remoto doppio. Un cavetto lo attacchiamo alla torcia, poi nascondiamo il cavo qua sotto e l'altro lo andiamo a mettere sull'Ampec e poi giriamo il cavetto qua sotto, così non ci dà fastidio. Come vedete il fucile è diventato bello tamarro al punto giusto. È abbastanza pesantuccio, però comunque considerate che con tutta la roba che c'è sopra è comunque maneggevole, perché io consiglio sempre i Colt perché hanno un comfort veramente ottimale. Poi per finire, che mi ero dimenticato, abbiamo anche il paragrilletto sempre Magpul. Come vedete ha questa forma qua ancora più grezza, giusto per fare a pandan con tutto il resto, quindi dobbiamo andare a smontare questo qui. Prendiamo il cacciavite e dobbiamo andare a rimuovere il pernetto che c'è qui sotto, eccolo qua. Questo qui è un pernetto con una molla, basta dargli una pacchetta e dopo viene via e si apre, vedete. Invece questo qua è più bastardo, con una brugola lo dovete proprio cacciare via.
Ok, ce l'ho fatta. Io già prevedevo che sarebbe stato un aborto simile. Ora, dentro la confezione, insieme a questo, c'è anche questo pirolino. Tenetelo da conto perché sarà quello da infilare in questo buchettino qui. Ora lo andate a inserire qui dentro e ci rimettete questo stronzo di merda. Ok, mi sono sfogato. Poi prendete questo pirolino, ci vuole una brugola per infilarlo. Ok, ho definitivamente finito. Guardate come, dopo che mi sono rotto proprio i coglioni a montare sto coso, però almeno gli dà un effetto un po' più carino e in linea con il resto del fucile. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Io questa la trovo la mia configurazione preferita, sia esteticamente che a livello di funzioni. Poi ognuno ha i suoi gusti. E noi ci vediamo al prossimo video, dove andremo a verniciare il tutto con uno stile un pochino Eastwood. E niente, ciao a tutti! Thanks for watching.